Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di giugno 2026. Abbiamo la carta del Papa, amici del Toro. Può essere un momento dove si definiranno certe situazioni o certe relazioni. La carta del Papa mi indica anche come se riuscisse a trovare un punto medio, una via di mezzo. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione trovate tutti i link a tutti i corsi, quelli gratuiti, c'è il percorso di crescita nella sezione degli abbonati, c'è il link alla mia pagina web, c'è il link al seminario di approfondimento sulle famiglie reali e ai corsi gratuiti e il videocorso di tarocchi intuitivi. Bene. Allora, partiamo con un 7 di coppe, un 8 di bastoni, un 9 di pentacoli, abbiamo un 2 di bastoni, il matto, abbiamo un 9 di bastoni, un 5 di spade e la regina di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Non importa in realtà quale sia il legame, semplicemente andiamo a vedere come si sviluppa il periodo per la persona di interesse e confronterò il suo sviluppo energetico con il vostro. Allora, andiamo a vedere questo 7 di coppe che mi fa pensare come ad una ricerca di alternative da parte vostra. Potrebbe essere il vedere o considerare opportunità alternative a quella che state vivendo. Asso di coppe, forza e imperatore. Allora, secondo me con questo imperatore c'è già qualcuno che vi ronza intorno. Se non avete nessuno, vi dico che potrebbe esserci questo incontro già a metà giugno, adesso praticamente, come se fosse prossimo. Perché c'è anche un bellissimo asso di coppe, quindi qui può essere una nuova conoscenza, un qualche tipo di inizio nella vostra vita che dà il passo a questo imperatore. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Asso di spade e fante di spade. Allora, con quest'otto di bastoni potrebbe arrivare qualche notizia, qualche comunicazione, qualche informazione, però essendoci l'asso di spade al contrario, sento che non è tutta, sento che non è la verità oppure questa informazione potrebbe effettivamente
mm, confondervi queste coppe, come se prima poteste avere varie opzioni che si aprivano davanti a voi, però qui c'è come una sorta di, se vogliamo, chiusura. Nel senso che comunque con questo fante di spade è come se controllaste quello che vi viene detto o sapete quando ricevete varie informazioni cominciate a mettere insieme i pezzi del puzzle per vedere se le informazioni si collimano oppure no, o se ci sono discrepanze. La sento un po' così. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Mm. Amici del Toro, dovete sapere che io ho già iniziato un'altra lettura per voi, ma le carte erano pessime, ma proprio pessime. E non me la son sentita e quindi ho rifatto la lettura. Ma non è che l'energia cambi molto e quindi non scrivetemi che sono io quella negativa, cioè nel senso sono proprio le carte che avete. E mi dispiace, ci ho provato. Comunque, io sento che qui avete voglia di indipendenza, avete voglia di autonomia, avete voglia di ehm, secondo me, per qualcuno di voi di rimanere single. È come se non vedeste chiaro su queste opportunità. Effettivamente un sette di coppe è un po' legato alle illusioni, alle idee, un po' così, no? E qui effettivamente tra questo asso di spade al contrario e il sette di spade, io ho come la sensazione che qualcuno di voi non sia onesto, ma con se stesso più che tutto. Con se stesso, perché da un lato c'è come questa energia molto autonoma, molto indipendente del 9 di pentacoli, dall'altro lato questo 6 di bastoni vuole ufficializzare, è uno degli arcani minori del Papa. Quindi probabilmente c'è un qualche conferma che vorreste, però dall'altro lato probabilmente ehm, preferite rimanere single, rimanere così come siete, liberi, felici. Felici non so, ma mi sembra di sì. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Perché qui è come se ci fosse un'opportunità che arriva. Probabilmente qualcuno potrebbe anche dichiararsi e voi pensare che non sia la verità. O è come se fosse un momento dove vi chiedeste, ma io voglio veramente un vincolo, una relazione, io voglio veramente una relazione con questa persona. 8 di coppe e 2 di bastoni. C'è come un'indecisione. Io credo che qualcuno di voi possa pensare di trovare di meglio rispetto alla persona che si presenta a metà giugno, diciamo nella terza settimana di giugno. Andiamo a vedere il matto. 9 di bastoni e diavolo. Io sento che potrebbe essere solo un'avventura, una cosetta così, anche perché all'inizio potreste decidere con questo matto di buttarvi, di provarci. Datemi una carta per il diavolo. Con il 9 di bastoni sento che abbasserete letteralmente le difese. Oh, aspettate, ancora una carta. 7 di pentacoli, ruote della fortuna. Sento che sì, potreste effettivamente abbassare le difese. Ho come la sensazione con questo diavolo. Allora, per qualcuno è solo divertimento, no? Ehm, per qualcun altro io ho più l'idea che sia una conoscenza o una situazione che in qualche modo riperpetui un vostro karma passato,
una vostra dinamica di comportamento, una determinata dinamica in una relazione. Difatti poi avete il 9 di bastoni, come se alzaste le barriere. 3 di bastoni e 5 di pentacoli. È come se non voleste attaccarvi a questa persona. C'è anche un 7 di pentacoli qui. Può essere che non vogliate attaccarvi per non ritrovarvi ad aspettare questa persona. Non lo so, in realtà le carte iniziali sono belle, è un imperatore. Sento più come se foste voi che non sapete, e vi dirò, fino ad adesso dovrebbe essere una persona nuova. Quindi giustizia, può essere che arrivi per giustizia questo imperatore. Andiamo a vedere il 5 di spade. Però comunque c'è un karma che si ripete qua, c'è un ciclo di comportamento che si ripete. Ah, ecco, ragazzi, il matto è un po' l'archetipo della persona ingenua. Io non vorrei che all'inizio foste un po' titubanti su quello che la persona vi dice, poi ad un certo punto decidesse di buttarvi, abbassaste le difese e dopo vi rendeste conto che, caspita, è successo un'altra volta, mi sono lasciato andare troppo in fretta. La sento, infatti è per quello che c'è il Papa, secondo me, un punto medio tra il trasporto e la razione. Aspetta un attimo. Andiamo a vedere il 5 di spade. L'una e 10 di bastoni e 9 di pentacoli che avete già qui. Andiamo a vedere la regina. Un'altra regina. Ancora una. 2 di spade. Vi dirò che per qualcuno potrebbero esserci due persone, una forse un po' più del passato, non dico che sia presente, ma vi è rimasta in testa. Quattro di coppe. E quindi con la persona nuova potrebbe esserci un po' qualche titubanza perché quella nuova vi ricorda le dinamiche di comportamento di quella vecchia che non riuscite a togliervi dalla testa. E questa cosa del voglio rimanere single potrebbe anche essere una bugia che voi vi raccontate perché in realtà state aspettando il ritorno dell'altra persona. Quindi diciamo che non volete legarvi perché aspettate. Per qualcuno ovviamente non è così per tutti. Però due di spade e le due regine qui mi fanno proprio pensare a qualcuno che ha due energie, che ha come due focus, ha l'attenzione posta in due situazioni o due posti diversi. Anche qui al centro effettivamente ci sono due. Fatemi sapere nei commenti. Allora, andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse. Giustizia. Asso di denari. Ruota della fortuna. Torre. Re di bastoni. Regina di bastoni. E fante di pentacoli.
Allora, devo dire che con questa giustizia io ho la sensazione che la persona voglia essere giusta. Non vi nego che questa titubanza potrebbe anche essere per il fatto che questa persona è sposata. Andiamo a vedere la giustizia. 7 di coppe, giustizia 7 di coppe, giustizia 7 di coppe e 3 di coppe, infatti. Uno dei due è sposato. Beh, eh, ovviamente se siete single voi sarà l'altra persona. Adesso siamo nella fase in cui c'è una relazione tra due persone, quindi può essere che uno dei due sia effettivamente sposato. La comunicazione che potrebbe arrivare è meglio non legarsi, piuttosto che voglio stare da solo o da sola, adesso dipende sempre dalla vostra situazione personale, però io ho come la sensazione che a voi arrivi una notizia alla quale non crediate, cioè non credete con questo asso di spade, e la notizia potrebbe essere che questa persona non può darvi niente, non può costruire, non può iniziare qualcosa di concreto con questo asso di pentacoli. Non lo so, è come se qua ci fosse un'energia di... adesso dipende chi dei due è impegnato, però se c'è qualcuno di impegnato. Ho come la sensazione che anche questa persona dica bisogna fare le cose fatte bene e così come sono com'è la situazione, preferisco rimanere solo o preferisco star lontano, isolarmi, non promettere niente, devo ancora capire cosa posso darti di concreto, intendo, perché c'è un asso di pentacoli. È vero che con questa ruota della fortuna la persona di vostro interesse vorrebbe che le cose fossero diverse. Ho anche la sensazione che potrebbe, come dire, o gli manca il coraggio per fare un passo o le manca il coraggio per fare il passo. O probabilmente, siccome sento che siete voi un po' titubanti così, no? Togliete, mettete le barriere, qui c'è una sorta di indecisione, voglio qualcosa di meglio. Io credo che questa persona voglia farvi capire che nonostante la sua impossibilità per il momento di darvi qualcosa di concreto, io sento che le intenzioni comunque sono abbastanza nobili. Il punto è che c'è qualcosa da distruggere con questa torre e bisogna passare di lì. Mm. Fante di bastoni e imperatore. Potrebbe essere una questione anche legata dei figli, eh? Andiamo a vedere il re di bastoni. 6 di bastoni e 6 di spade. Non so, ho come l'idea che arriverà un certo punto dove o sì bisognerà come intervenire per cambiare la dinamica. Perché qui la persona vorrebbe che la dinamica fosse diversa. Voi vi rendete conto che appunto alla fine è sempre la stessa storia. Se vi state frequentando da un bel po' ed è una persona magari che vi dice, magari è occupata, impegnata e vi dice no, ma perché non va bene con la mia attuale compagna, compagno, ci stiamo separando, stiamo cercando di vedere come, però ve la trascina, è sempre la stessa storia, è questa dinamica che si ripete. C'è un tema per qualcuno legato ai figli.
O potrebbe anche esserci un tema, fatemi vedere la vostra linea, legato alla differenza d'età, per qualcuno, o alla differenza di mentalità potrebbe essere. Uno dei due potrebbe essere più calmo, più posato, più saggio, e mentre l'altra persona proprio più entusiasta, più ingenua, potreste essere voi, vi dirò, perché avete anche l'energia del matto lì. Andiamo a vedere la regina. 7 di pentacoli e regina di coppe. Sì, guardate, io ho più la sensazione che sia una storia da un punto di vista passionale, più che qualche cosa dove si costruisce o dove si inizia qualcosa di concreto. Diciamo che con questo fante di pentacoli alla fine, l'idea è che si debba imparare a maneggiare la situazione. 6 di coppe, 9 di spade. Non lo so ragazzi, io ho come la sensazione che questa persona non vi molla, non vi mollerà, nonostante le vostre barriere, nonostante le vostre titubanze. Sento che comunque cercherà di dare come un'etichetta alla situazione o alla relazione. Questo Papa, Re di Spade. Sì, ha bisogno di regole questa persona. Ha bisogno, ma se è un imperatore giustamente si muove in modo quadrato e con la carta del Papa quello che sento un po' io è che si debba trovare come un punto medio, un punto di incontro. Ok ragazzi, qualche segno zodiacale per i single potrebbero essere Bilancia, Toro, Leone, Capricorno e Pesci. Questi sono quelli più importanti. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 27 parla di nuovi inizi. Dice un nuovo e lucente inizio mi sta aspettando. E poi vi ripropongo questo oracolo che ho già usato nelle letture della crescita spirituale del secondo semestre che ho pubblicato domenica. Quelle sull'amore e sul lavoro usciranno più avanti per il secondo semestre 2026. Però trovo queste carte molto molto belle sia a livello di rappresentazioni che a livello di messaggi. Andiamo a vedere qual è il vostro messaggio. Tanti messaggi. Allora, immagine numero 1, qui abbiamo un carro, un carretto, e dice: il fuoco non è genuino se non brucia, l'acqua non può essere definita tale se non bagna. Similmente l'essere umano non può essere considerato tale se non manifesta i valori umani che gli sono propri, ovvero il proprio valore, mi viene da dire. Immagine numero 2 e il messaggio dice: credete in voi stessi, non preoccupatevi di ciò che pensano gli altri di voi, siate fiduciosi e contate solo su voi stessi, osservate con i vostri occhi e ascoltate con le vostre orecchie. Io lo dico spesso, ognuno di noi quando riceve un consiglio, un suggerimento o anche solo quando ci viene riferita un'informazione, tenete presente che è sempre tutto filtrato dalla bocca e dalla mente della persona che vi dà l'informazione. Qui abbiamo un musicista
sta suonando un flauto e dice: la semplicità è un concetto complicato solo per la persona piena di desideri e passioni. Qui mi sa tanto di attaccamento e di diavolo, ce l'avete qua. Questa è l'ultima immagine e dice: non preoccupatevi di ciò che è accaduto nel passato, applicatevi solo ai compiti che dovete svolgere al presente. Ok. Interessanti questi messaggi, ragazzi, fatemi sapere se vi hanno aiutato, se vi hanno dato qualche spunto in più, se vi sono stati di aiuto. Lasciatemelo comunque scritto nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail o abbonarvi alla sezione degli abbonati. In quella parte in realtà la formazione è ben più vasta rispetto al percorso individuale, perché giustamente il percorso sono 10 sessioni, quindi il tempo è limitato, però lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina. La parte riservata agli abbonati ha la copertina lilla, sono 5 playlist numerate dall'1 alla 4 perché una è divisa in 3A e 3B. Entrate, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. E sono temi tipo metafisica, metamedicina, l'astrale, la Kundalini, come sanare certi traumi, insomma è un lavoro di crescita personale. Sono praticamente decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!